C'è in medicina umana una specializzazione come in medicina veterinaria che è diagnostica di laboratorio. Questa specializzazione è la cenerentola delle specializzazioni, cioè i ragazzi che si iscrivono a medicina umana non proprio la prendono in considerazione, è la 17ª su 17 specializzazioni. E in medicina veterinaria noi abbiamo sempre pensato che questo quasi non fosse un lavoro. Quando ho cominciato non sapevano i colleghi, quando ci relazionavamo al telefono, se parlavano con un veterinario, con un biologo, con una sorta di lettore di sfera di cristallo, perché alcune cose gli tornavano molto che vedevo dalle analisi. E quindi in questi, ecco, però in questi 20 anni, in questi 25 anni, la medicina di laboratorio è diventata una cosa importante, grazie anche ovviamente al mio maestro, che poi oggi non c'è più, che era Marco Caldin. Lui è riuscito a far capire l'importanza di questa materia. Non equivale a spingere un pulsante e che la macchina poi ci dà dei dati, ma c'è tutta, come posso dire, un corredo scientifico importante. Per essere un medico di laboratorio tu devi avere veramente una cultura trasversale, no? Devi sapere di ematologia, devi sapere di endocrinologia, devi sapere di coagulazione, devi sapere di malattie infettive, devi avere anche persino ovviamente oncologia, dermatologia, perché veramente all'interno di questo mondo ci sono tutte le altre branche. E allora io spesso quando mi trovo a parlare con i colleghi, adesso molto di meno ti devo dire negli ultimi anni, ma prima soffrivo un po' quasi questo distacco, ma tu non sei come noi, e tu il cliente, sì, io il cliente non lo vedo, ma io posso assicurare a qualsiasi collega che come il clinico fa la sua indagine dal punto di vista semeiotico, io faccio la mia indagine dal punto di vista analitico. Quello che succede è che qui dentro c'è anche come dire, un grande concentrato di cultura, no? Delle varie branche. Non è solamente la parte biologica, non è solamente, come dicono alcuni, ma voi siete bravi perché conoscete gli strumenti. No, c'è pure una parte, fra l'altro anche una parte molto tecnica degli strumenti, come funzionano, ma è anche una parte biologica di come avvengono i processi, ovviamente. Però c'è tantissimo di veterinaria. L'errore più comune, diciamo, di quello che pensa il collega è pensare che questo sia una cosa semplice. Questo non è per niente semplice. Questa sottostima del collega è sempre stata, come dire, un po' un qualcosa che mi ha amareggiato. Ripeto, negli ultimi tempi molti hanno capito. Non sono i giovani, ma hanno capito quelli che un po' sono nati con me, della mia età. Hanno capito che tu sei il supporto dietro le linee. Cioè è come se ci fosse una guerra, loro fanno la guerra, non è una guerra vera col cliente ovviamente, però è una battaglia, no? C'è la diagnosi di mezzo, loro sono nella barricata e dietro la barricata quelli che comunque ragionano, quelli che devono dare delle informazioni su anche com'è il tiro, alza il tiro della mitragliatrice, oppure guarda fai questo, che è un esempio guerresco che non andrebbe fatto in questo momento, però insomma ecco, per dare l'idea, noi siamo dietro le retrovie, però per dare informazioni assolutamente importanti. Una delle domande che ti fanno più frequentemente, o delle accuse che i colleghi ti rivolgono nel momento in cui hanno il referto su un dato che non torna, è: oh cavolo, butta il tuo emocromo, oppure butta il tuo biochimico, cambia la tua macchina, il tuo strumento, non mi torna questo dato. Allora, diciamo, è molto più complesso, no? Effettivamente tutti noi possiamo sbagliare. Può sbagliare il patologo clinico, può sbagliare lo strumento, però ecco, nella complessità volevo raccontare che ci sono 3 fasi
delle analisi. La fase preanalitica, che è quella che riguarda il prelievo, quindi riguarda principalmente l'ambito clinico, l'ambulatorio, la clinica veterinaria in cui c'è l'animale su un tavolo, il medico che preleva il campione. Ecco, in quella fase lì tu immagini che possono esserci degli errori, ma per carità non sono errori dovuti a essere diciamo incapaci, sono errori perché purtroppo i nostri pazienti non sempre sono pazienti. L'uomo ha la ragione per essere paziente durante un momento importante della sua vita, quando fa un prelievo. Il cane non sa nulla, il gatto non sa nulla di quello che succederà, e quindi reagiscono sicuramente in maniera non umana. Questo rende difficile un prelievo. Immagina che fare un prelievo a una persona è una cosa piuttosto semplice, eppure vi sarà capitato a tutti che qualche volta anche l'infermiere non ci riesce, per 3-4 volte tenta la vena. Ecco, negli animali piccoli e fra virgolette anche un po' arrabbiati per questo evento, il prelievo diventa molto complesso, e quindi ci possiamo portare dietro un errore già dall'inizio. Un prelievo che viene emolitico perché l'animale non collaborava, un prelievo in cui c'è un coagulo, quindi un emocromo con coagulo, perché anche qui è un prelievo lento, il gatto non collaborante, ci sta. Noi sappiamo che dobbiamo ogni giorno misurarci con questi errori preanalitici. Poi ci sono effettivamente quelli, come dire, analitici. È possibile anche che ci siano degli strumenti che, nonostante siano ben tenuti, nonostante siano molto curati, nonostante ci siano dei controlli, delle calibrazioni, per qualche ragione smettano di funzionare. Quindi noi ci dobbiamo assumere obiettivamente le responsabilità, però già vedi che sono già divise tra quelle del prelievo e quelle della fase analitica. E poi ci si dimentica sempre della fase post-analitica. Lì c'è un referto, io posso leggere dei dati e posso immaginare cose che non sono scritte. È come quando noi leggiamo un libro che lascia il finale aperto. Alcuni immaginano un certo finale, andrà a finire così, altri tutto un altro. Il referto è democratico, tu lo puoi interpretare in tante maniere, quindi anche nell'interpretazione del referto ci può essere un errore, ok? Però qui ci siamo noi, e quindi a disposizione dei colleghi che vogliono un chiarimento, che basta una telefonata. C'era una vecchia pubblicità, una telefonata salva la vita, io l'ho trovata sempre molto centrata. Una telefonata salva un paziente, e noi possiamo dare delle delucidazioni sull'interpretazione. Posso dire che uno dei miei crucci di quest'ultimo periodo più importanti è vedere tanti ragazzi, no, che vengono dall'università. Alcuni li vedo proprio per alcuni giorni perché vengono a fare tirocini curriculari qua, però ho notato che nel corso degli anni c'è stato un cambiamento rispetto a quello che è stato anche il mio percorso. Si iniziava e in qualche modo si cercava un mentore, ecco, voglio dirla così, un qualcuno che ci facesse appassionare di una materia e che ce la spiegasse a modo suo quello che lui aveva capito di quella materia. Oggi quello che vedo è che non c'è più lo stesso terreno. Io vorrei insegnare a qualcuno per lasciare una certa quantità di informazioni, una certa quantità di cose che alla fine sono il mio background, quello che ho percepito in tutti questi anni, e ancora faccio fatica a trovare delle persone che abbiano questa curiosità. Vedo nei ragazzi la volontà un po' di trovare un ambiente, una comfort zone che può essere
una grande compagnia, un grande nome, ma quello che mi spingeva a me era che volevo capire qualcosa di più, volevo avere delle informazioni maggiori rispetto ad altri. C'era una competizione fra tutti noi che uscivamo, chi faceva chirurgia voleva crescere col miglior chirurgo, chi si buttava sull'oncologia. E io oggi non vedo non vedo questa curiosità, lo chiamo proprio nei ragazzi deficit di curiosità, non sono più curiosi. Steve Jobs diceva siate affamati di conoscenze, e penso che era sicuramente una cosa che lui aveva capito, bisognava essere sempre curiosi di quello che sarebbe accaduto il giorno dopo o di quello che era il percorso, di aumentare le proprie nozioni. Siamo entrati ormai in questo percorso di grande cambiamento e tutti i cambiamenti non sono sempre come indolori, si affacciano queste grosse compagnie, si affacciano i fondi di investimento, si affacciano anche altre cose, ma soprattutto quello che fa tanto gola ovviamente è il PET nel suo complesso. Io non sono, come dire, né a favore né contrario alla vendita, perché un imprenditore veterinario può decidere quello che ritiene più opportuno. Sono però un po', come dire, indeciso quando penso a vendere senza una progettualità, e questa progettualità deve essere da entrambe le parti, quindi una progettualità del venditore, quindi dell'imprenditore veterinario che ha un progetto per la propria azienda e una progettualità per quello che compra. Cioè, come dire, questi due interlocutori si devono scambiare delle informazioni, se no diventano come quelli che si sposano per stare insieme, per farsi compagnia, ma non hanno fatto un progetto insieme. All'inizio va tutto bene, l'amore dura 1 anno e mezzo, 2, c'è la chimica, è tutto perfetto, ma dopo se non c'è il progetto, si lasciano. Quello che trovo che possa succedere è che cose fatte senza progetto siano destinate a durare poco e far andare purtroppo anche come dire, in situazioni sgradevoli anche i veterinari che ovviamente sono stati inglobati in queste attività. Non è che uno deve, però se non si fanno quelli ho l'impressione che vada un po' tutto a detrimento di quello che è la qualità del lavoro, l'ambiente, ci siano più conflitti all'interno delle strutture e soprattutto noi non riusciamo come veterinari a esplicare il nostro mestiere, che poi, come sappiamo, è più un mestiere anche sociale, per cui noi facciamo del bene all'animale ma anche al proprietario dell'animale, il parente dell'animale come si chiama oggi, il genitore. Noi non possiamo non pensare a fare le cose di qualità, noi dobbiamo fare di qualità per il nostro paziente ma anche per chi c'è dietro che sicuramente è molto affezionato.